Buongiorno a tutti, buon martedì. Spero che abbiate passato una buona mattinata e che la vostra vita sia serena e tranquilla, anche se in questi periodi, no, diventa un po' complicato. Faccio questo incontro di oggi perché domani vi sarà il seminario delle carte di Lenormand, di Mademoiselle Lenormand. Si pratica queste carte. E mh, tutti pensano in pratica che queste carte, questa tipologia cioè di carte per quanto riguarda grazie, grazie, buongiorno, grazie. Sì, o meno male che si sente. Cioè, tutti pensano che siano carte inferiori ai tarocchi, oppure che non hanno un significato molto particolare perché magari non ci sono immagini che noi ci mettiamo insieme nella nostra mente per quanto riguarda le iniziazioni, per quanto riguarda tutto ciò che riguarda la conoscenza, perché, che ne so, invece di mettere qualcosa di particolare, mettono per esempio l'uomo, oppure mettono il bouquet, oppure mettono senso di incrocio, ma diciamo in una semplificazione, ma se voi mh, andate a vedere, no, l'immagine, eh, l'immagine di, ecco qua, delle varie carte, ci vedete che sopra ci sono anche i riferimenti, no, delle carte francesi e quindi stanno ad indicare gli arcani minori dei tarocchi, le carte classiche da gioco. Si sente poco. Uno dice si sente, l'altro si sente poco. Fatemi sapere chi ha ragione. Fatemi sapere se si sente. Io più di così non posso fare, non posso urlare, non riesco, non ho la voce per urlare eccessivamente. Quindi fatemi sapere se proprio si sente poco, se devo alzare la voce, eccetera, eccetera. Quindi volevo indicare che questo cioè, seminario non solo verte a poter insegnare il modo di vedere lo scandire del tempo, perché alla fine le carte minori, ossia le cosiddette carte che poi noi conosciamo, si sente poco. A questo punto io non so come fare a far sentire di più, si sente poco e quindi apro, boh, sono, quindi si sente poco, si sente perfetto, io sento bene, si sente, quindi allora alcuni sentono pochi, alcuni sentono di più, c'è chi dice si sente perfetto, si sente bene, quindi forse è la vostra connessione a questo punto, perché se alcuni, c'è uno che dice Ludovico sente perfetto, altri si sente bene, quindi può darsi che sia la vostra connessione, voi che non sentite, quindi mi avvicino di più il computer, più di così, però penso che poi un po' divento brutto, divento. Buongiorno a tutti, a voi, anche a te, Mimmo, a tutti. Allora, è importante conoscere queste carte, perché sono le carte che si usano tutto durante i nostri giorni, no? Tutto ciò che viene usato e che l'intelligenza di Lenormand, che era abbastanza conoscitrice di queste cose, trasmise i significati, diciamo alcuni anche significati che riguardavano il- le classiche carte dal seme francese, no? Come disegni più semplici per far comprendere i vari significati. Quindi, ma questo solo per sapere il futuro? No, lo scorrere del tempo. Che queste carte rappresentano la vita delle persone, mentre gli arcani maggiori rappresentano
diciamo, le energie archetipiche molto profonde che inseminano con la loro forza e con la loro possanza la vita degli uomini, le carte cosiddette minori stanno ad indicare la vita, quello che fate durante la giornata, l'amore, le nascite, le idee, i regali, gli scontri, che ne so, eh, che ne so, i litigi, gli incontri, le riuscite, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto gentile comunque, se non si avvicina, penso che brutto sia, almeno quando deformano la faccia, no? Sapete. Quindi, per esempio, questa qui, no? È bruttissima come carta e quindi coffin, quindi è cioè una cassa, no? Una cassa tipo la sepoltura. Ora bisogna capire che capire i cicli della propria vita non solo dà la possibilità di prepararsi, ma dà la possibilità di capire come agire per tentare di muoverli. E questo è il grande segreto che di solito non viene detto perché viene lasciato a coloro che si occupano di magia o si occupano di una, insomma, di scienza antica a livello psichico. Ma volevo un pochino andare più a fondo perché di solito quando si parla di tarocchi, carte, cose varie, diceva sì, ma come può influenzare la mia vita? Influenza la psiche. Allora, attenzione a questa spiegazione che esula dalle spiegazioni più classiche che viene detto, che ne so, sono potenze, sono energie, sono spiriti, al di là di queste concezioni classiche che io non nego, quindi, però ne faccio una un pochino più comprensibile. Se io nella mia, beh, tra l'altro si avvicina molto alla spiegazione che fece Jung quando si occupò della introduzione al libro I Ching o I King, andando a parlare proprio di delle possibilità e delle capacità che si svolgono e si svegliano dentro la psiche delle persone, quindi portando delle, diciamo, tipologie di coincidenze, se vogliamo, e di azioni che agiscono nello stesso istante, sincronicità, quindi li chiamò, e con le carte è la stessa cosa. Quindi se io nell'istante che faccio una domanda a me stesso per adesso, vabbè, parliamo cioè, di noi stessi, viene fuori questa carta, ok? Esce fuori questa carta, un 6 di denari, è chiaro che non poteva uscire un'altra carta differente a livello proprio psicologico perché in quel momento, in quell'istante, in quella frazione di tempo, in quel frame di tempo, è uscito fuori quella carta e basta. Cioè non poteva uscirne un'altra perché tutto è completamente scandito nelle cose che devono avvenire. Non c'è libertà per coloro che non conoscono c'è la verità delle cose, c'è libertà solo per chi si avvicina alla conoscenza. Non c'è libertà, come parlai nella trasmissione, la accennai dell'Ananke, a ciò che fa parte della massa, c'è libertà a chi si discosta dalla massa e quindi comincia a vedere le cose per come sono. Altrimenti se si rimane nella massa, massa intendo anche un gruppo familiare, si tende per la legge delle anime collettive a fare dice le stesse cose degli altri. Quindi ecco che quando prendo una carta e mi esce, per esempio, quella di prima, io sto in questo istante entrando in uno stato particolare di sincronicità con la mia psiche che mi vuol dire qualcosa. Sto spiegando questo in maniera più moderna, più accettabile da voi. La teoria magica dice che ogni simbolo è legato a un'intelligenza perché altrimenti non sarebbe vivo, cioè, per presente, perché ogni cosa che c'è nella materia è esistente, quindi ha un'intelligenza anche se non apparente, e quindi essendo che ha un'intelligenza vuol dire che può essere chiamata,
può essere evocata, può essere diciamo connessa. Ma questo alcuni l'accettano, alcuni no, alcuni che hanno una visione del mondo non, diciamo, vitalistica, come viene chiamata, ossia che tutto è vivo, sono più propensi alla visione, diciamo, diffusa da Jung di archetipi, che poi, diciamo, a coloro che conoscono queste cose gli stanno anche bene, perché alla fine ogni intelligenza che appare nell'essere umano, ogni cosa che vediamo in giro è sempre un'intelligenza, cioè è sempre vitale, è sempre viva. Ok? Quindi se noi andiamo a capire che quando noi entriamo in contatto con un mazzo di carte, nell'istante che entriamo in contatto, così come diceva Jung, entriamo in contatto con la sincronicità, attenzione che è molto importante ciò che stiamo dicendo, perché Jung in questa maniera, si è studiato quindi in università ormai, no? Sapete, conoscete benissimo Carl Gustav Jung, ha portato la capacità della divinazione nella scienza cosiddetta, che alla fine ai divinatori non gliene frega nulla che entri nella scienza, però per incontrare le persone cosiddetti che cioè, comuni o gli scienziati che si sentono di essere chissà che cosa, no? Ha portato la spiegazione dell'I Ching come capacità di spiegazione delle cose che accadono con la legge della sincronicità. Quindi è stata accettata. Tant'è vero che parlavo con un analista junghiano, una donna di 40, 46, 45, non mi ricordo, molto brava, e questa persona ci diceva molto spesso noi usiamo la tecnica proprio dell'I Ching che Jung consigliò, cioè quando non sappiamo che cosa c'è nella mente di questa persona, le facciamo prendere le monete oppure i bastoncini di Achillea o cose varie e li facciamo lanciare, oppure i bastoncini con spezzato intero, tanto per avere una, eh, una visione sincronicistica o di sincronicità per capire la loro psiche come sta, no? Oltre ai sogni e le varie cose. Quindi alla fine no, si sta andando verso dove era sempre la via di coloro che conoscevano queste materie fin dall'inizio dell'umanità. Oh. Quindi ecco che le carte agiscono nella stessa maniera, cioè agiscono nel fatto che nell'istante che io ho preso questa carta, eccolo qui, Clover, questa doveva essere. Buongiorno ancora, buongiorno. Questa doveva essere, non doveva essere un'altra carta. Non sarebbe potuto uscire questa. Addirittura non potevano uscire nello stesso istante due carte. Perché? Perché per quanto sia io posso pescarne due nello stesso istante, e quindi io ho pescato due carte, state attenti, nello stesso istante sembrano una, nell'istante che io sto prendendo le due carte e le apro, in quell'istante la prima è sempre prima, la seconda è sempre seconda, per una frazione di secondo una è prima e una è dopo, perché due cose nello stesso istante non possono esistere. Quindi nella mia lettura, cioè la mia psiche mi dirà quella è prima e quella è dopo. Hanno un significato diverso, quindi la mia psiche mi dice qualcosa, la profondità. Ripeto, sto mettendo da parte la spiegazione vitalistica degli spiriti, delle intelligenze, mettiamola da parte, va bene? Oh. Quindi mi spiega come stanno le cose, ma che me ne faccio? Sì, beh, so il futuro, so che magari, che ne so, che la mia psiche tende a... Com'è il futuro? Il futuro, che uno dice, vabbè, ma come si fa a sapere il futuro? Ma non è vero, certamente non è vero se non ragioniamo con la mentalità giusta e con ciò che anche Jung appunto ci ha indicato. Quindi mi sto appoggiando a uno psicanalista, non mi sto appoggiando a, che ne so, a uno sciamano, per quanto io voglio dire pensi benissimo degli sciamani, intendiamoci. Quindi, se non l'ho detto per mettere giù, ho il mio pensiero sullo sciamanesimo, essendo una cosa un pochino più vetusta, un pochino che di tempi fa, però ci penso bene. Quindi mi sto appoggiando a uno dei più grandi psicanalisti che è vissuto sulla faccia della terra.
significa che se a me mi sono uscite queste due carte, ora beh, queste sono altre due, allora, Tree e Snake, guarda caso, addirittura l'albero mi è uscito proprio l'albero, non l'ho fatta cosa, non fatta apposta, guardate come la psiche parla, mi sono uscite due carte che indicano proprio l'albero e il serpente della conoscenza, cioè proprio il simbolo che ha infuso di se stesso, no? Specialmente la nostra civiltà, quindi il serpente che è sull'albero, quindi la conoscenza, la creazione, quindi la conoscenza della creazione. E come se le carte ci volessero dire adesso, in pratica, che loro rappresentano la conoscenza della creazione, cioè di quello che abbiamo dentro di noi. Ci sono tanti significati che possono essere presi. Quindi sapere questo non solo ci libera da fardelli, non solo ci getta ombre, luce sulle ombre e toglie anche in pratica le ombre eventuali, ma addirittura dà la capacità di capire i simboli e gli archetipi o forze che stanno agendo dentro la nostra psiche in quell'istante. Attenzione, sto parlando di, di psicanalisi, di psicologia, quindi non sto parlando di altro, per avvicinarmi un pochino più alla materia. Quindi che cosa accade? Accade in questo istante che noi non solo sappiamo cosa ci vuol dire la nostra mente, cioè cosa c'è dentro, ma sappiamo come andrà a finire una certa cosa. Perché? Perché noi già fin dall'inizio di quando o incontriamo una persona, o incontriamo una situazione, o ci concentriamo su qualcosa, o su una situazione, o un obiettivo, noi sappiamo già come andrà a finire, ma non perché andrà a finire in quella maniera, attenzione, ma perché la mente profonda ha deciso come finirà. Non so se sono stato preciso, cioè, sono stato chiaro. Cioè, quando io mi metto, che ne so, ho deciso di fare un viaggio, che ne so, da qualche parte. Bene, la parte profonda di me, mediante i simboli e gli archetipi che ho dentro, cioè le convinzioni, le idee, le situazioni, eccetera, eccetera, che dentro di me si rivolgono, li sogno, li penso, sa già come andrà a finire, se il viaggio sarà contento, se sarà felice, se sarà infelice, se addirittura sa già se incontrerò cose belle o cose brutte. Perché? Perché l'interiore stesso, gli archetipi stessi che ho dentro, le immagini, i desideri profondi mi spingeranno verso quelle cose. Cioè se in pratica l'interiore decide che io vado a Cuba, per caso devo entrare in una taverna, incontro una bella cubana, mi faccio una bella lambada e poi mi faccio una storia d'amore, poi riparto via da Cuba, sono piangente, vengo in Italia, dico oh basta, voglio tornare e torno e me ne sto a Cuba, è perché già era prescritto. Perché? Perché se non fosse così dentro di me già questo seme, quindi se non c'era già la decisione da parte della parte profonda o daimonica dell'essere umano, io non sarei andato a Cuba. O se fossi andato a Cuba, non sarei neanche entrato nelle taverne. Cioè me ne stavo nell'hotel o andavo solo sulla spiaggia o andavo a vedermi il museo centrale. Cioè, voglio dire, facevo altro. Ma se sono andato lì è perché so che devo incontrare. E se vado lì sono aperto per incontrare. È chiaro? Se non vado la prima, se incontro. Quindi era già prescritto. Ecco perché ogni cosa che ci accade è perché lo volete voi. Cioè, in pratica, dentro di voi avete le immagini controllanti che io chiamo i controllori, no? Queste immagini vi portano a fare certe azioni che sono tranquillamente prevedibili mediante cose di questo genere. E ancora maggiormente da carte come quelle della Lenormand che hanno a che fare solo con la vita di tutti i giorni. È chiaro? Quindi sapendo questo, spero che abbiate capito, penso di sì, la finezza della situazione, cioè non solo le classiche carte, cioè vedere le carte solo come una cosa fatalistica, come una cosa così, no? È sbagliato. La divinazione, azione divina si chiama, cioè ha a che fare con la parte più profonda di voi stessi, mette fuori
assolutamente la spiegazione del vostro daimon o del vostro numen, o uno o l'altro, no? Allora ecco che sapendo questo è possibile anche indirizzare il futuro. Cioè, se io so che dentro di me sono già prescritte le cose che devo fare, se mi devo autodistruggere, se devo perdere il mio amato, cioè se io mi sposo con una persona è già prescritto che io mi lascerò con quella persona oppure non mi lascerò. La gente comune lo vede come destino, in realtà è già dentro, cioè sono io che mi autodistruggo o mi rendo felice. A meno che non vengo a conoscere bene queste cose e quindi agisco. Ecco la possibilità di azione della tecnica delle carte che è nascosta. Cioè, come io posso leggere i simboli, così li posso anche manipolare. Quindi una cosa che io spero che voi facciate è una tecnica un pochino simpatica, cioè di prendere un mazzo di carte. Ora beh, non penso che tutti abbiano le normali, tranne quelle che domani faranno il seminario. A proposito, ci sono ancora dei posti, potete scrivere tranquillamente a scuolalunare@gmail.com o scuolalunare@academymra.com, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Ci sarà una risposta immediata, automatica, che vi indirizzerà, vi farà vedere, eccetera, eccetera. Quindi potete ancora, sarà fatto domani. Quindi una tecnica molto simpatica che veniva insegnata per manipolare i simboli è pensare a qualcosa, cioè per esempio, facciamo un esempio, io adesso penso a, che ne so, come sarà il mio prossimo estate? Io già lo so come sarà il prossimo estate, perché? Perché dentro lo so già. Allora a caso io prendo una carta e mi esce questo bouquet a caso. Quindi bouquet, che poi è una, qui è con la regina, quella qui vedete di picche, però qui nelle normande è bouquet. Quindi ci sta ad indicare qualcosa di fiorito, qualcosa di bello, qualcosa di qualcosa che fiorisce, un qualcosa che nasce, un qualcosa che è profumato, no? Insomma, un bouquet, ma potrebbe essere anche, che ne so, un incontro, un matrimonio con qualcosa. Attenzione, che bouquet non significa per forza un matrimonio con una persona, può essere anche un matrimonio con una casa, nel senso trovo una casa c'è diversa, quindi per vedere che cosa è chiaro che vado a prendere un'altra, no? Carte, ora sono cadute, vabbè, cioè non è che non lo stiamo facendo sul serio, è uscito questa carta, clouds, nuvole, no? Cosa sono le nuvole? Tutti pensano alle nuvole come qualcosa che nasconde, in realtà le nuvole vengono, uno, per coprire dall'ombra del sole e quindi per calmare, due, per portare la pioggia e portare qualcosa che poi deve far crescere. Cioè, vedete? Allora, uno va a capire questo. Se io questi simboli, oltre a vedere, dico sì, però io voglio che nasca qualcosa che io intendo. Allora vado a scegliere ecco, vado a scegliere un simbolo particolare, per esempio, ecco, beh, questo qui, star, stelle. Voglio quindi i due simboli precedenti, il prossimo estate, bouquet, nuvole, cioè quindi porta fiori e poi qualcosa che sta per piovere, che sta per giungere, una cosa nuvolosa, una cosa che nasconde l'eccessiva forza della luce. Che cosa voglio? Io ci inserisco di mio in questa lettura, per esempio, questa carta, stelle. Quindi cosa voglio? Le stelle indicano fortuna, situazioni o sorprese benefiche. Bene, voglio delle sorprese, capito? Quindi prendete due carte, fermatevi alla seconda e la terza decidetela voi. Fate questo gioco, ma fatelo però non come ho fatto io per la prossima estate, fatelo a scadenza di una settimana. Questa è una delle tecniche che ho promesso appunto di regalarvi oggi, che una delle che poi saranno insegnate domani, altre tecniche. Quindi fate una domanda,
fra una settimana, come sarà fra una settimana? Oppure devo andare a incontrare quello, come sarà fra 3 giorni, una settimana? Prendete 2 carte, mischiate bene, molto bene, quando siete proprio soddisfatti, tagliati in due il mazzo, prendetelo, scegliete 2 carte. Dopodiché vedete che cosa vi dicono. Dopodiché la terza la scegliete voi, cioè quindi non lasciate, e questa è la grande cosa che spero che capiate, non lasciate la definizione al destino, provate a imporlo voi. Come? Prendendo la carta giusta che riguarda l'archetipo che volete pescare dall'interno di voi e che si mette in azione e lo mettete lì. Quindi questo, vedrete, se fatto bene e lo mettete una volta fatto, li lasciate lì. Lasciateli allo scoperto sul tavolo, lasciateli là a faccia scoperta tutte e tre e vedete gli effetti nella vita che andranno a fare. Perché le carte, man mano che sono usate, man mano che i simboli si scoprono, emanano energia. In base alla logica non esiste alcun evento casuale, ogni cosa che ci accade anche quando non leggiamo, certamente, mi sembra naturale. Come può esistere qualcosa di casuale? Se l'universo fosse casuale esploderebbe, no? Cioè io penso che quando tu vai in macchina, penso che vai in una macchina, se fosse casuale che si accende la macchina, se fosse casuale che la benzina arriva nel carburatore, se casualmente dovesse funzionare la pompa della benzina, se per caso funzionano i freni, no? Se non si sa, è sera, forse si accendono le luci, ne sappiamo. Boh. Se apro le porte, chissà se tengono. Penso che non andresti in una macchina che tu sai forse è casuale. Questa è la visione dell'ignoranza della scienza attuale. La scienza attuale non vede queste cose, vede soltanto un oggetto, ma non conosce l'oggetto in sé. Quindi no, nulla è casuale. Si riesce a uscire fuori da questa inquadratura quando si entra nella conoscenza. Con questo dovete capire che voi volete personalmente tutti i vostri mali e tutti i vostri beni, perché date cibo a coloro che sono chiamati i controllori, cioè queste immagini, esseri intelligenti che agiscono e che quindi in quell'azione hanno campo libero. Quindi domani saranno insegnate tecniche di visione vera, antica, e tecniche di azione. Quindi scuola lunare @gmail.com, scuola lunare @academy, che non è che lo vado a fare, c'è molto spesso questa cosa. Tra l'altro questo è uno dei segreti che io imparai a 17 anni. A 17 anni mi diedero un documento in cui c'era scritto l'uso delle carte francesi, quindi queste, quindi se non avete le carte del Normand, usate le carte francesi, se non ce l'avete usate le carte tarocchi normali, ma solo le 52. Come modificare le varie cose, il significato simbolico e archetipo, ci avete tutto dentro. Voi siete gli artefici, quando lo scoprì a 17 anni dissi benissimo, so come modificare il mio futuro, e l'ho fatto. Ho parlato dello svelamento dei simboli e lei fa questo. Benissimo, perfetto. Beh, questa è la sincronicità, no? Questa. Anche quando abbiamo un incidente, tutto. Quando hai l'incidente, quando ti spari, quando per caso ti tagli un dito, quando per caso dici voglio fare qualsiasi cosa, sia di bello che di brutto, molto spesso più di brutto, perché senti il senso di autopunirti, sono troppo felice, non merito questa cosa dentro. E quindi accade qualcosa, fai delle cavolate che ti distruggono la vita. Questa è la realtà delle cose. Ora, certamente si può parlare di spiriti, intelligenze, ma io, chi mi conosce, non è che nego queste cose, però dico, aspettate, vediamo di capirci e di cominciare a capire, questa è l'ammonia, cominciare a capire subito questa cosa con qualcosa che possiamo afferrare. Le immagini, gli archetipi e tutto ciò che abbiamo dentro e che ribolle in una maniera allucinante, come
come un vulcano, sono afferrabili e spiegano completamente il tutto. E lo potete vedere nei vostri sogni, nelle vostre fantasie. Cioè, non immaginate che durante il giorno, quando siete, ad esempio, i ragazzi, quando sono a scuola, oppure state camminando per andare a fare la spesa, o siete in coda oggi, quello che immaginate sia una cosa casuale. Non immaginate neanche che sia casuale passare per quella strada. Non immaginate neanche che sia casuale se la macchina si ferma. È un pochino la storia di quello che si è rotto le scatole di un cellulare, però è il cellulare, e inconsciamente, cioè l'azione lo porta a dimenticare il cellulare, non vuole lasciarlo consciamente, lo lascia sul tetto della macchina o in una cabina telefonica e sparisce, quindi è costretto, quindi l'ha fatto appositamente. Si chiamano le carte Lenormand. Beh, ora questo è all style, ma possono essere qualsiasi cosa, possono essere. Però, ripeto, se non ce l'avete, poi le potete prendere, ma l'importante è che avete le carte classiche, almeno. Vedete? Questi parlano della vita, quindi ci notate che non ci sono simboli che dici, ma che cosa significano? Simboli riconoscibili dalla psiche. Questa è una carta potentissima, usata nella maniera giusta, come domani insegnerò. Questa carta apre le porte, cioè apre la vostra psiche, la vostra mente, la vostra anima, situazioni complesse, situazioni chiuse. Questa, perché ha a che fare con una parte profonda di voi stessi, l'albero, queste l'abbiamo già viste. Quindi sono carte che parlano. È chiaro che se vi esce una carta come questa è la furbizia, no? Se da parte di qualcuno o vostra stessa. Vedete? Questa non è una buona carta. Sono simboli particolari che incontriamo durante tutti i giorni, no? Esistono anche un'altra tipologia di cui domani parlerò, che sono un pochino più, no? Cioè, più riconoscibili nel simbolo, ma che sono sempre della stessa razza. Vedete? Sono simboli di azioni, sono le azioni che fate durante il giorno. Sono vecchie, sono del 1700, ed sono azioni che fate durante il giorno, le cose che accadono. Vedete? Sono carte del 1700, ripeto, c'è le Normandie, vabbè, le ho messe proprio sotto. Vedete? Sono azioni, sono tutti simboli, immagini che sono dentro la vostra testa, dentro la vostra anima, e sono le cose che fanno accadere il tutto. E quando vengono fuori ci dicono le varie immagini che abbiamo dentro. Questi rappresentano la vita. Tutto quello che facciamo, mangiamo, beviamo, facciamo sesso, facciamo l'amore, sono cose diverse, andiamo a prendere i figli, moriamo, vediamo morire, ci arrabbiamo, andiamo insieme a casa con la moglie o col marito, cioè viaggiamo, vediamo gli alberi, vediamo il cielo, vediamo tutto. Dato nel tempo quanto non sia più in grado di leggere come maggioranza di chiusure restanti, mi sono accorta che vedo molto di più oltre, riesco a fare. Benissimo, ottimo, Laura, sono contentissimo di questo. Domani non può possibile. Certamente, chi non può domani può acquistare poi il seminario, cioè basta scriverlo, cioè il seminario è libero, uno lo acquista e se lo vede. Ma attenzione, volevo dire, chi non può essere presente perché lavora, questo vale per i seminari, per i corsi, può tranquillamente acquistarlo dopo, tranquillamente, cioè si iscrive, chiaramente in modo che sappiamo, e poi gli viene dato dopo. Guardate che questa è una cosa molto forte, molto potente, perché va a muovere gli archetipi. Ecco, volevo spiegare questo. Voi andate a muovere gli archetipi, cioè non è che state a fare la lettura delle carte con tutto il rispetto, zingaresche, si mettono lì, andate a muovere gli archetipi. Quindi imparate non solo a vederli, perché la mia situazione di oggi è in questa, che ne so, è così, perché mi è successo questo? Lo stai chiedendo a te stesso? Allora andiamo a prendere, magari questo, l'ho preso a caso, e viene fuori questa qua.
che un 3 di fiori, che io non riesco neanche a leggere perché è troppo piccolo, esperienza. Ecco, perché? Perché devi fare esperienza, quindi sono esperienze che tu fai. Allora, benissimo, ma questa esperienza dove mi porta? Ne esce un'altra, alla comprensione di qualcosa di più profondo. Ma posso modificare? Allora cioè l'esperienza mi porta alla comprensione. Ma se io invece l'esperienza voglio che mi porti qualcosa di buono, ecco che scelgo la carta buona, scelgo, voglio andare da qualche parte. Ed ecco qua, vado da qualche parte. Pensa, basta scrivere a scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com e ti dice tutto, ma è tutto accessibilissimo, cioè sono cose accessibili. Non parlo di... c'è chi è preposto. Quindi, questo quindi non è solo vedere il futuro, e questo funziona moltissimo per quanto riguarda per esempio i propri figli. Io molto spesso, no, quando c'è qualcuno che mi dice ma io penso questo e questo e questo, io per vedere se è vero, gli dico, sì, così per caso facciamo un gioco, dico, mi dici un numero tra 1 e 52? E quelli mi dicono un numero. Allora vado a vedere la carta che corrisponde al numero, siccome l'archetipo sa tutto, numero, carta, colore, sono tutto collegato, magari mi prendo, mi arriva la carta 52, vado a vedere, questa è la 13, vado a vedere che per esempio mi dice numero 20, 34, ecco qua, la prima ora, no? E mi esce, vado a vedere che è innanzitutto un re di quadri, lo vedremo, ed è un pesce volante. Che significa? Caspita, ma questo mi sta prendendo in giro. Significa che ciò che mi sta dicendo, pesce, acqua profonda, il suo archetipo stesso, quindi senza che neanche lui lo sa, mi ha detto quello che sta facendo, mi sta prendendo in giro. Sono cose molto più profonde di quelle che non sono, che mi sta dicendo, sono cose nascoste, l'acqua profonda. Quindi vola, cioè sta volando come un pesce, cioè non è possibile. Quindi mi sta dicendo cose non vere. Ma quante volte l'ho fatto? Ma sapete quante volte? Questo è possibile anche applicarlo alla propria vita, cioè conoscete una persona e andrete a imparare domani come scomporre le lettere in carte e vedrete come questa persona, perché ogni lettera ha un archetipo e quindi si va a vedere, addirittura è facilissimo fare una lettura di qualcuno, come ti chiami? Per esempio, qui vedo adesso Luana Martinangeli, benissimo, è possibile scomporre queste cose e vedere voi chi è questa persona che ho conosciuto oggi, si estraggono le carte corrispondenti, quindi archetipali alle lettere, quindi Luana come Enza, come Riccardo Villanova, tutto, e si vede, e da lì si va a vedere con un'altra tecnica che insegnerò quali sono le intenzioni. Molto spesso questo veniva fatto per vedere le intenzioni dei giovanotti che si avvicinavano alle fanciulle, no? E quindi la famiglia chiedeva, qui è molto facile, qui in Asia lo fanno spesso, anche proprio con carte simili, cioè appena c'è una conoscenza vanno dal monaco sciamano, perché ci sono anche i monaci sciamani, non c'è soltanto, no, il monaco buddista, e chiedono, e ci sono dei metodi loro, chiaramente, dei loro archetipi, che questi sono i nostri archetipi della tradizione occidentale. Infatti io preferisco usare più gli archetipi nostri, quindi le carte, i tarocchi, le carte normali, le carte anche addirittura da scala 40 o le carte cioè, napoletane, le carte venete, perché sono dei nostri, le carte anche tedesche, invece ne pensiamo i campanelli, cioè avere le nostre, no? Le nostre simbologia, cosa che non approvo tanto usare, per esempio, i termini, per esempio i king o cose varie. Posso approvarlo se, come ne parleremo domani, andiamo a collegare il simbolo degli king o cose varie alle nostre, ai nostri simboli, in modo che la nostra psiche li traduce, li capisce bene, quindi funziona, no? Per farvi capire che significa l'archetipo. Se io parlo del diavolo, se parlo della Madonna che piange a un tibetano o
uno qua della Malesia non è che sente niente. Se parlo del diavolo ai cristiani, capite? Questo è archetipo. No? Se parlo a loro invece dell'elefante Ganesh, se parlo in Italia dico sì, ma sapete che Ganesh... allora che? L'elefante. Quindi questa è la forza degli archetipi con cui vi giocano tra l'altro. Tra l'altro è bello conoscere questo perché noterete che tutte queste immagini sono nella vita di tutti i giorni, quindi è divertente una volta che imparate, c'è la sequenza, imparate le carte, le cose, i simboli, immagini nostri, vedere anche addirittura il telegiornale o una trasmissione e capire le immagini che vedete e vedete, questa corrisponde al 3, questa corrisponde al 6, e capirete dove è la sequenza. E lì giungerete a capire addirittura durante la strada, uscite di casa per andare a incontrare una persona, se appaiono delle immagini particolari o degli incontri o delle cose, situazioni, capite subito se andrà bene o male. Perché? Perché dall'interno daimonico viene fuori, cioè i vostri archetipi parlano. Questa è la vera conoscenza della Lenormand. Quindi se siete interessati, scuola lunare @gmail.com, scuola lunare academy mra.com, quindi scuola lunare academy mra, niente, scrivete, sono ancora dei posti, chi non può si iscriva lo stesso e poi riceve la lezione, riceve il seminario. Credetemi, è un approccio. Lenormand era un'iniziata del 1700, era una semplice cartomante, no? All'inizio, però poi entrò in contatto con gli ambienti iniziatici profondi del 1700 e qualcosa della Francia, quando ci fu quel risveglio un pochino magico che poi si portò fino alla fine del 1800, e entrava, talmente era brava aver scoperto questo che entrava in tutti i salotti della Parigi bene, i re, i principi, i conti, cioè non è che, cioè all'epoca non è come oggi che ti fanno nulla, se sbagli ti massacravano, quindi invece era veramente molto bravo. E ha creato un sistema, ha riscoperto il sistema antico del tarocco antico egizio, però l'ha reso più semplice usandolo ai semi francesi, andandolo a collegare appunto ai simboli. Penso di giocare a carte in coppia in base se sono arrabbiato o meno con la persona con cui giochi, di perdere... sì, io non gioco mai a carte. Conoscendone i simboli, conoscendo che quando già danno le carte, sono simboli che si scoprono, a me viene un po' l'ansia, ma quando mi danno le carte, cioè per dire l'ansia, e me li danno e mi escono le carte da scopa, già lo vedi dalla prima mano che ti danno se devi perdere o vincere. È scientifico, sono simboli e siccome io sono molto sensibile a questa cosa e penso se poi un domani voi potete studiare diventate più sensibili, appena vedete dei simboli in mano particolari andranno ad avere un richiamo a livello interiore e qui entriamo in quello che dirò domani per quanto riguarda la parte magica dei simboli, la simbologia dei tarocchi, delle carte. Bene, io vi saluto, se siete interessati ancora ci sono dei posti, scuola lunare@gmail.com, scuola lunare@academymra.com. Vi do un bacio, buona serata e attenzione, non sottovalutate i simboli delle carte. A Natale non giocate a carte, lasciate stare i numeri, le tombole, le cose, perché se voi veramente sapeste che cosa evocano dentro di voi, e se andate a vedere i giocatori incalliti dove vanno a finire, che energie evocano, penso che ci pensereste due volte. Il mondo dei simboli, dei tarocchi, delle carte è identico al mondo dei sogni e quando sei nel sogno non sai che stai sognando, così quando tu chiami questi simboli, quando hai le carte in mano, cose varie, la mente non sa che sono carte, che sono per lei sono reali. Pensateci bene.